C'è un momento, prima ancora della nascita, in cui il destino di un uomo viene descritto. Non parlo nei registri divini o dei disegni nascosti nelle stelle, ma nel sangue stesso che scorrerà nelle sue vene. E se quel sangue porta con sé l'eredità dell'astuzia, dell'inganno, della capacità di trasformare ogni situazione a proprio vantaggio, allora quell'uomo sarà destinato a camminare su sentieri che altri nemmeno riescono a vedere. Oggi ti racconto come nacque e crebbe l'eroe che portava nel sangue l'eredità di un re che aveva ingannato la morte stessa, l'uomo che avrebbe fatto di ogni menzogna una verità e di ogni verità uno strumento. Prima di iniziare metti un mi piace a questo episodio, è di grande aiuto per la salute del nostro canale. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Simone. Grazie anche a Dalila, Glauco, Jorge e Vivi e Pete, ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa e Jimbo, e infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura, supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo episodio è dedicato a Giorgio, Silvia, Giulia, della famiglia di Simone e Viola. Grazie per seguire questo podcast con tanto affetto. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 238. La vita di Odisseo. Episodio 1. Il figlio dell'inganno. Oggi iniziamo la storia di Odisseo, l'eroe che tutti, almeno una volta, abbiamo sognato di essere, fragile e astuto, capace di grandezza e di meschinità, benedetto da un'intelligenza capace di trasformare la realtà. La nostra storia comincia con un furto, o meglio, con una serie di furti, che hanno per protagonista Autolico, il ladro più abile che la Grecia abbia mai conosciuto. Figlio del dio Hermes, Autolico possiede un dono che va oltre l'umana comprensione, può mutare l'aspetto di qualsiasi cosa rubi. Un bue bianco diventa nero sotto le sue mani, le corna spariscono o cambiano forma, il mantello maculato diventa uniforme. È un'arte divina, certo, ma anche una maledizione, che lo rende inviso a chiunque possieda del bestiame. Sisifo, re di Corinto, quello stesso Sisifo di cui ti ho raccontato nella puntata 220, l'uomo che osò imprigionare la morte e che ora spinge eternamente il suo masso nel Tartaro, Sisifo, dicevo quando ancora camminava tra i vivi, decide di smascherare il ladro divino. Con l'intuizione che solo una mente brillante come la sua può concepire, marca i suoi animali in modo invisibile. Incide sotto gli zoccoli dei buoi più belli la frase «rubato da Autolico». Astuto nella sua semplicità, il piano funziona. Autolico trasforma tutto, il colore del pelo, la forma delle corna, ma non pensa agli zoccoli. Quando Sisifo mostra pubblicamente le impronte accusatorie nel fango, il figlio di Hermes deve fuggire dalla folla inferocita dei mandriani derubati. Sisifo non si accontenta dello smacco pubblico. Mentre Autolico scappa, nella sua dimora resta sola Anticlea, la figlia già promessa a Laerte, re della petorosa Itaca. Sisifo entra in quella casa vuota e qui le versioni del mito divergono, come spesso accade. O conquista la giovane con parole di miele e promesse sussurrate, o la prende contro la sua volontà. Ti confesso che propendo per la seduzione. È più nel carattere di Sisifo ottenere attraverso l'intelligenza ciò che desidera. Fatto sta che da quell'unione
voluta o subita, nasce un bambino. Un bambino che ufficialmente sarà figlio di Laerte, il quale sposa Anticlea e la porta con sé a Itaca, dove il vento salato sferza le rocce e il mare è l'unico vero padrone. Nel sangue di quel neonato scorrono 3 eredità di astuzia: quella olimpica di Hermes attraverso Autolico, quella criminale dello stesso Autolico, quella geniale e maledetta di Sisifo. Il banchetto per celebrare la nascita si svolge, secondo tradizione, nella reggia di Itaca. È il momento in cui il bambino riceve il nome e spetta al nonno materno questo onore. Autolico tiene il neonato tra le braccia e pronuncia parole che pesano come pietre. Molti sono gli uomini e le donne che ho ingannato nella mia vita. Molti mi odiano per le mie azioni. Che questo bambino porti il peso di quest'odio nel suo nome. Sarà chiamato Odisseo, colui che è odiato. Ma quando sarà cresciuto e vorrà venire al Parnaso a reclamare la sua parte di eredità, io gliela darò volentieri, se saprà placare la sua ira verso di me. Odisseo, un nome che è già un destino, un marchio che lo accompagnerà per sempre. Il bambino cresce sotto lo sguardo attento di Euriclea, la nutrice che Laerte ha comprato per 20 buoi quando era ancora una giovane bella come l'aurora. È lei che nota per prima le stranezze del piccolo. Come sembri sempre sapere quando qualcuno mente, come riesca ad ottenere ciò che vuole con le parole invece che con i capricci tipici dell'infanzia. Mentre gli altri bambini giocano alla guerra con spade di legno, Odisseo ascolta i racconti dei marinai al porto, assorbe le loro storie di terre lontane e mostri marini, impara che la verità ha 1000 facce e che ognuna può essere utile al momento giusto. Immagino Euriclea che lo culla cantando le antiche ninne nanne di Itaca, che gli insegna i nomi delle stelle che i naviganti usano per orientarsi, che gli racconta di eroi e dei, mentre lui, con quegli occhi troppo attenti per un bambino, sembra già vedere oltre le parole, cogliere i significati nascosti, le contraddizioni, le possibilità. Quando giunge l'età del passaggio, quel momento sacro in cui il ragazzo greco diventa uomo, Odisseo sale al Parnaso per reclamare i doni promessi dal nonno. Autolico lo accoglie con abbracci e banchetti, gli zii lo festeggiano come un principe, ma c'è una prova che lo attende. Un rito che segnerà per sempre non solo il suo corpo, ma il suo destino. La caccia al cinghiale nelle valli del Parnaso è più di una semplice battuta di caccia. È l'iniziazione alla vita adulta, il momento in cui si dimostra il proprio valore. I cani fiutano le tracce nella foresta fitta. Gli zii guidano la caccia con esperienza e Odisseo, armato della sua prima vera lancia, li segue con il cuore che batte forte nel petto. Il cinghiale che stanano è una bestia magnifica e terribile, nascosta in una macchia così densa che né vento né pioggia riescono a penetrarla. Quando la creatura carica zanne bianche come l'avorio, occhi iniettati di furia selvaggia, tutto accade in un battito di cuore. La zanna lacera profondamente la carne sopra il ginocchio di Odisseo, aprendo una ferita che sanguina copiosamente, ma per fortuna non tocca l'osso. Il dolore è come fuoco liquido che scorre nella gamba, ma il giovane non indietreggia. Con un movimento fluido e preciso, quasi fosse guidato da una mano divina, affonda la lancia nella spalla destra dell'animale. Il cinghiale crolla, la vita che fugge dai suoi occhi. Gli zii corrono a soccorrerlo. Il sangue scorre copioso, macchiando la terra del Parnaso. Con mani esperte fasciano la ferita, mormorano antichi incantesimi per fermare l'emorragia. La carne si rimarginerà, ma sulla coscia di Odisseo rimarrà per sempre una cicatrice profonda, un marchio che un giorno avrà un ruolo che ora nessuno può immaginare. Autolico, colpito dal coraggio e dalla precisione del nipote, non ha urlato, non ha esitato, lo riempie di doni. Tripodi di bronzo, mantelli purpurei, armi forgiate dai migliori fabbri. Ma il vero dono è un altro. Odisseo ora sa cosa significa versare sangue e farne versare.
Conosce il sapore metallico della paura e la dolcezza amara della vittoria. Tornato a Itaca, il giovane Odisseo non è più lo stesso. C'è una nuova consapevolezza nei suoi occhi, una maturità che va oltre gli anni. Non diventa il guerriero più forte dell'isola, quello è e rimarrà suo padre Laerte, ma c'è qualcosa nel suo modo di muoversi, di parlare, di guardare, che inquieta e affascina insieme. È in questo periodo che nella sua vita entra un cucciolo destinato a diventare leggenda quanto il suo padrone, Argo. Argo, così Odisseo chiama il cagnolino dal manto screziato, non è un cane qualunque. Odisseo lo alleva personalmente, ne fa il compagno perfetto per le battute di caccia sui monti di Itaca. Argo diventa leggendario per la sua velocità e la precisione. Nel folto delle foreste non una preda sfugge al suo inseguimento, è maestro nel fiutare le tracce più sottili. Cane e padrone diventano inseparabili e quando Odisseo siede a contemplare il mare dalla scogliera, Argo è sempre al suo fianco, lo sguardo fisso sull'orizzonte, come se anche lui si interrogasse su quel mistero blu. Quando arriva il momento di prender moglie, Odisseo mostra per la prima volta quella capacità di trasformare ogni situazione a proprio vantaggio, che lo renderà famoso o famigerato a seconda dei punti di vista. A Sparta si è radunato il fior della nobiltà greca. Tutti sono venuti per Elena, la donna la cui bellezza può far dimenticare agli uomini il proprio nome. Come ti ho raccontato nella puntata 122, Tindaro, il re di Sparta e padre putativo di Elena, è in preda ad una oscura tensione. Come può dare sua figlia in sposa senza scatenare una guerra tra i pretendenti respinti? Odisseo osserva la scena con quegli occhi che vedono sempre 3 mosse avanti. Non è venuto per Elena, sa bene che la donna più bella del mondo è anche la più pericolosa. Il suo sguardo si è posato su un'altra, Penelope, figlia di Icario, fratello di Tindaro. Non ha la bellezza accecante della cugina Elena, ma c'è qualcosa in lei, un'intelligenza negli occhi, un modo di muoversi che suggerisce profondità nascoste, che cattura Odisseo più di qualsiasi bellezza superficiale. Il problema è che Icario non considera nemmeno Odisseo come possibile genero. Il re di una piccola isola rocciosa, senza grandi ricchezze, senza un esercito potente. Ci sono pretendenti ben più illustri per Penelope. Ma Odisseo ha un piano. Si avvicina a Tindaro in privato quando il re sta contemplando, disperato, la folla di principi tutti pronti a scannarsi per Elena. Grande re, sussurra Odisseo, vedo il tuo tormento e posso offrirti la soluzione. Sono tutti così accecati dal desiderio che in questo momento giurerebbero qualunque cosa. Falli giurare, tutti, ora, prima che tu annunci che sarai il marito di Elena, che giurino solennemente di accorrere in aiuto di chiunque la sposerà quando ne avrà bisogno. Ognuno, credendosi prescelto, giurerà volentieri. Tindaro lo fissa stupefatto. La soluzione è così semplice, così elegante, che si chiede come non ci abbia pensato lui stesso. Geniale, mormora. Come posso ricompensarti? Non oro, non terre, risponde Odisseo con un mezzo sorriso. Solo la tua intercessione presso tuo fratello Icario. C'è sua figlia Penelope. So di non essere il partito più ricco o potente, ma se tu parlassi per me, il patto è sigillato. Il giuramento viene pronunciato da tutti i pretendenti, quel giuramento fatale che un giorno li trascinerà tutti nelle pianure di Troia. Elena sposa Menelao e Odisseo ottiene ciò che davvero desidera, la mano di Penelope. Per avere per sé la principessa, tuttavia, non basta l'intercessione di Tindaro. Icario, seguendo l'antica usanza, bandisce una gara di corsa con i carri tra tutti i pretendenti della figlia. È una competizione che attira i giovani nobili della regione, attratti non solo dalla bellezza discreta di Penelope, ma anche dalla sua dote e dalla possibilità di un'alleanza con la casa reale spartana.
Odisseo, che non eccelle particolarmente nella forza fisica o nella velocità, vince la gara. Come? Alcuni dicono che Tindaro, per sdebitarsi, abbia fatto in modo che gli fosse assegnata la corsia più favorevole, quella chiamata Afeta, da cui partivano tradizionalmente i vincitori. C'è però ancora un ultimo ostacolo. Icario, che ha sempre guardato con sospetto la figlia sopravvissuta miracolosamente all'annegamento quando era neonata, salvata da uno stormo di anatre da cui il nome Penelope, Anatroccola, non vuole lasciarla partire. Prima cerca di convincere Odisseo a restare a Sparta, poi quando gli sposi partono sul carro nuziale, li insegue supplicando alla figlia di non abbandonarlo. Il corteo si ferma. Odisseo, con calma glaciale che nasconde l'irritazione, si volta verso la sposa. La scelta è tua, Penelope. Seguimi a Itaca di tua volontà o resta qui con tuo padre, ma scegli ora. Penelope non pronuncia una parola. In un gesto che racchiude pudore e determinazione e tutta la forza di una scelta definitiva, si copre il volto con il velo nuziale. Con quel semplice movimento dice tutto. Ha scelto il marito, ha scelto il futuro, ha detto addio al passato. Icario comprende, si ferma, le redini gli cadono dalle mani. E in quel punto esatto della strada, commosso da quel gesto così potente nella sua semplicità, secondo la leggenda fa erigere una statua ad Aidos, la dea del pudore e della modestia. Il ricordo tramandato nel mito del momento in cui una donna scelse il proprio destino, con un silenzio più eloquente di qualsiasi parola. Si stabiliscono nella reggia che domina il porto di Itaca. Laerte, sentendo il peso degli anni, lascia sempre più le redini del governo al figlio. Sotto Odisseo l'isola prospera, non attraverso la guerra, ma attraverso il commercio, non con la forza, ma con accordi vantaggiosi, non con la tirannia, ma con un governo accorto, che sa quando essere rigido e quando cedere. Quando nasce Telemaco, la felicità sembra completa. Il bambino cresce sotto lo sguardo amorevole di Euriclea, la stessa balia che aveva cresciuto Odisseo, mentre Penelope tesse i suoi meravigliosi tessuti e Odisseo governa con quella miscela di astuzia e saggezza che lo contraddistingue. Argo, ormai adulto e forte, veglia sulla famiglia reale con una devozione che va oltre l'istinto animale. Ma proprio quando la vita sembra aver trovato il suo equilibrio perfetto, arrivano notizie che cambieranno tutto. Paride di Troia ha sedotto e rapito Elena. Menelao invoca il giuramento. Quella trappola che Odisseo stesso aveva architettato ora si chiude su di lui. Un oracolo consultato in segreto gli rivela l'amara verità. Se partirà per Troia, tornerà dopo 20 anni, dopo aver perso tutto e solo. 20 anni. Telemaco ora gattona appena, Penelope è nel fiore della giovinezza, Itaca è prospera e in pace. Come può lasciare tutto questo per una guerra che non è sua? Ed ecco il tentativo disperato. Quando Agamennone e Menelao arrivano per reclamarlo, lo trovano che ara la sabbia della spiaggia, seminando sale, un bue e un asino aggiogati insieme in una parodia grottesca dell'agricoltura. Agamennone e Menelao scuotono la testa, intristiti. La acuta mente del re di Itaca è perduta. C'è un altro uomo nella delegazione, Palamede, l'uomo dell'antica saggezza, che non cade nel tranello. Con un gesto crudele pone il piccolo Telemaco 1 metro davanti all'aratro. Se Odisseo è davvero pazzo, non si fermerà e lo ucciderà. Odisseo si ferma, solleva il figlio, lo stringe al petto. In quel momento, mentre Penelope osserva la scena senza versare le lacrime che le brucierebbero gli occhi, mentre il fedele Argo uggiola inquieto, sentendo nell'aria il dolore del cambiamento, mentre Euriclea mormora antiche preghiere, Odisseo comprende che certi destini non si possono evitare. Si possono ritardare, mascherare, affrontare con ogni astuzia, ma alla fine reclamano sempre il loro tributo.
prima di salire sulla nave nera, c'è un ultimo gesto che Odisseo deve compiere, forse il più doloroso di tutti. Convoca Mentore, il vecchio amico di famiglia, l'uomo che è stato al fianco di Laerte per anni e che ora veglia sulla reggia con la fedeltà di chi non conosce altro dovere se non la lealtà. A te affido ciò che ho di più prezioso, dice Odisseo, e non c'è bisogno di specificare. Mentore capisce, dovrà essere il tutore di Telemaco, guida e protettore, maestro e custode. Dovrà insegnargli ad essere re in un'isola che rischia di dimenticare cosa significhi avere un re. Dovrà proteggerlo dai pericoli che verranno e Odisseo sa, con quella prescienza che a volte coglie chi sta per partire forse per sempre, che i pericoli verranno. Mentore annuisce, senza parole. È un patto silenzioso di quelli che non hanno bisogno di giuramenti perché sono sigillati da qualcosa di più forte. La fiducia assoluta tra due uomini che si conoscono da sempre. Odisseo sa che Mentore darà la vita per Telemaco se necessario. E Mentore sa che questa potrebbe essere l'ultima volta che vede il suo re. La mattina della partenza, l'isola intera sembra trattenere il respiro. Euriclea piange, come quando lui si era messo in viaggio per il Parnaso, e sa che questa volta non tornerà solo con una cicatrice. Penelope, severa, non si mostra disperata. Ha riservato le lacrime alle sue stanze segrete. Vuole che il marito la ricordi forte e non devastata dal dolore. Argo segue il padrone fino alle navi e ci vogliono 3 uomini per trattenerlo da saltare a bordo. Mentre la nave prende il largo e Itaca diventa una macchia indistinta all'orizzonte, Odisseo, figlio di Laerte e sangue di Sisifo, marito di Penelope, padre di Telemaco, padrone di Argo, re di un'isola che vale più di tutti i tesori di Priamo, diventa semplicemente Odisseo, l'uomo del viaggio impossibile, l'eroe del ritorno, colui che si trova a dover conquistare con l'ingegno ciò che gli altri ottengono con la forza. E mentre il vento gonfia le vele nere, mentre i marinai trovano il loro ritmo, mentre il destino, tessuto dalle moires di pane inesorabile, Odisseo guarda indietro un'ultima volta. Può ancora vedere, o forse solo immagina, una figura sulla spiaggia, un cane che aspetta, che aspetterà per quanto sarà necessario. Tornerò, sussurra tra i denti, in un triste sorriso. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio che stiamo percorrendo insieme. Sai cosa? Molti mi scrivono di quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace che fa per l'algoritmo una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. Ti è piaciuto questo episodio? Suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Fallo un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E fidati, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TPI puoi sostenere concretamente Mitologia e accedere a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione, ma ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.